Vieni vicino a me. Guarda come siamo luminosi. Eh? È la nuova telecamera, Pumpa è... Hai visto che se ne va in ritardo, guarda? Perché stabilizza. Mi sento molto stabile. Lo vedi in differita. Ragazzi, bentornati su Pit Stop Italia. Oggi andiamo a fare un lavoretto molto interessante, non sulla mia Toyota Celica, perché... Perché non ho la pop-off? Perché non va un non è turbo, diciamo che la pop-off detta anche blow-off valve è una valvola che di sfiato che è presente soltanto nei motori turbo, quindi la Celica non ce l'ha. Quindi io non ho il turbo. No. Ecco perché suona così bene. Sì, decisamente. Andiamo a vedere il necessario. Prima di continuare, Pumpa voleva fare un appunto a Pumpa. Appunto. Allora, volevo ringraziare tutti quelli che nei commenti hanno scritto che sono affascinante, che sono bravo e mi sento un pochettino sopravvalutato. In realtà il grosso del lavoro lo fa Pete, perché è lui che si sbatte ore e ore e ore di montaggio sui video. Io insomma, soprattutto nell'altro video ho lavorato 20 minuti, non è che ho fatto chissà cosa, anche oggi non è che ci mettiamo tanto tempo, e comunque la maggior parte del lavoro lo fa lui. Grazie a tutti quelli che hanno detto che Pumpa è affascinante, i soldi poi ve li diamo quando... grandi. Ed ecco ragazzi il necessario per andare a effettuare questo lavoro. Una dinamometrica, perché non ci piace fare le cose per bene. Secondo, abbiamo un bel cacciavite taglio e una stella. In evidenza questi non devono mancare mai in qualsiasi lavoro facciate. Chiave a cricchetto da 10. Torx, questa volta abbiamo detto da 30. E una chiavetta a brugola. Ovviamente usiamo anche uno spray multiuso lubrificante. E ragazzi è immancabile, non può mancare ovviamente la pop-off. E se fate il lavoro bene, se siete stati bravi, una Tennent's. Cazzo, altra pubblicità. Minchia, no, già ti cancellano il video, lo bloccano, no? Ragazzi, ed eccoci qua nel vano motore della nostra Golf R6. Quello che andiamo a toccare noi è questo punto, che è appunto la pop-off, blow-off, chiamatela un po' come volete. Bov. Per l'appunto. Allora, noi adesso andiamo a liberarci un pochettino di spazio qua, smonteremo la scatola filtro con la tubazione soltanto per avere più libertà di accesso alla valvola. Allora, la mia scatola filtro artigianale è fatta così e quindi dobbiamo smontare tutto. Fai le cose artigianali. A mio cugino praticamente. Torx T30. T30. Si legge? T30. Non lo so se con questa metta a fuoco. No. T30. Vabbè, comunque T30. Comunque una T30, cioè, fidatevi. T30, non una GTX 30. Beh, serve il cricchetto. Quando il turbo è in pressione e soffia, sta continuando a soffiare. Quando poi voi rilasciate l'acceleratore in cambiata, so che mi si vede troppo il naso. Quando lasciate l'acceleratore durante una cambiata o qualunque altro momento in cui chiudete la farfalla, la pressione che in quel momento viene sviluppata dal turbo, quindi che ci sono tutte le tubazioni cariche, sono tutte in pressione, vengono bloccate di colpo. È una cosa che assomiglia al colpo d'ariete in idraulica. Cosa significa? Che tutta questa pressione, tutta quest'aria torna indietro sulla girante del turbo e potrebbe fare dei danni. Allora, questa valvola, pilotata a volte elettronicamente, a volte meccanicamente, scarica la pressione in eccesso al di fuori della tubazione. La può mandare in due posti diversi. Ci sono due tipi di valvole pop-off. La prima è il ricircolo, quindi che la rimanda in aspirazione appena sfiato dietro, interno. Sì, ricircolo, sfiato interno. La rimanda in aspirazione appena dietro al turbo, quindi aiuta a tenere ancora la girante in movimento, quindi potrebbe leggermente diminuire il turbo lag. E in più quest'aria non va in giro. Se no, ci sono quelle a sfiato esterno, quelle che sentite il classico oppure quelle che fanno Vabbè, questo. Bastato prendere il cacciavite senza usarlo, solo metterglielo vicino gli ho fatto paura. Si è spaventato. Eccola qua. Signori, la nostra pop-off di serie.
come vedete, noi abbiamo la tubazione che è quella che è sotto, che si vede poco, che arriva da qua sotto e sale. Quando il turbo è in pressione abbiamo pressione da questo lato e questa valvola tiene chiuso. Quando il comando elettronico, in questo caso, gli dice di scaricare, apre la valvola e la manda in quel tubo laterale. E se seguiamo il tubo, in questo caso ritorna in aspirazione appena dietro la turbina. La magia dell'ingegneria. Eccoci qua. Questa è la nostra valvola pop-off, che non è nient'altro che un solenoide comandato elettronicamente della Pierburg. Tu che non hai vissuto gli anni 90, la Pierburg non è che produceva componenti elettronici per automotive, ma era la valvola che, cioè, diciamo che in gergo era definita la valvola quella della gestione della pressione turbo. Quindi se tu sentivi uno con la 1 turbo che aveva modificato la Pierburg, voleva semplicemente dire che aveva alzato pressione, però piccola chicca dal passato. Allora abbiamo qui la nostra modifica composta da questi elementi. Abbiamo il cilindretto, la molla di compressione, la nostra flangia distanziale, il pistoncino che va a comandare il cilindretto, a scaricare la pressione, e la molla di richiamo. Seguendo le istruzioni fornite dal fornitore ci dice che dobbiamo rimuovere su questo tipo di valvola, perché ce ne sono 2 o 3 tipi sui motori Volkswagen, rimuovere questa parte che mi è cascata, che faceva anche abbastanza schifo da quanto era zozza, E praticamente bisogna andare a rimontare la stessa cosa, ma la stessa cosa con loro, con gli altri pezzi. Quindi prima usiamo la molla lunga, poi mettiamo il pistolino, perché quello è proprio un nome scientifico. Pistolino, sì, sì. Sì. Come mi chiama la mia ragazza, tra l'altro, non ho mai capito il perché. Oddio. Allora, attenzione. Come vedete qui c'è un foro che va posizionato in un certo punto. Allora vado a vedere sulle istruzioni dove va messo. A intuito va in corrispondenza di questo forellino. Dove cazzo è il grandissimo Pete che si è accorto di una cosa che non avevo notato. Allora, Ma io ne capisco tanto di bug. è vero. Pete è il migliore, il più grande esperto di bug. Notiamo che qui c'è questo pernetto, questo maschio, non so se lo vedete, proprio. Sì, si vede, un si pochettino. vede. Ecco. Può andare in una sola posizione, in quanto Esatto. c'è una sola sede per poterlo montare, diversamente non entra. Perciò, niente. Mettiamolo. Mettiamolo. Ecco qui. Poi, Mollettone grande. secondo mollettone. E una cartuccia di calibro 28. Tenete tutto con le dita fino a che non avete piazzato tutto sopra. Magari un pochettino di grasso, di vasellina o qualche cosa. Adesso leggiamo sulle istruzioni che cosa consigliano. Allora, in pratica ti Allora, dice... please note. Please not. Allora, Please note. l'amount... La quantità di forza necessaria per snappare il DV più il corpo Plus, che ormai va di moda. Esatto. C'è il più è plus. plus dentro solenoide varia, perché solenoide è molded, è plastica molded, no? Stampata. Ho dato una piccola pulitina perché faceva schifo. Poi non fa cenni a lubrificanti, insomma dicono che non necessita lubrificanti, io comunque qualcosa l'ho usato. Ho dato una spruzzatina. Procediamo. Attenzione, è che è specificato nel please note, che è stato gentilmente tradotto da Pete, non confondete le molle piccole. Questa era la molla originale, non dovete usarla, dovete usare quella fornita nel kit. Sembra abbastanza ovvio, ma non sempre lo è. Controllate che scorra bene. Ok. Tieni tu? Sì, allora io adesso lo tengo in mano e tu... Oggi proprio puntata sessuale. come le altre no. Zero, mai allusioni. Se ti dai una mossa riesci a metterli via. Ok, allora, come è anche specificato nelle istruzioni, dovete tenerlo stretto a mano, almeno compresso a mano, finché non l'avete montato nella sua sede. Quindi andiamo. Lascia pure. Ma le viti non sono queste? No, sono qua le viti. Sai che le viti erano quelle... Erano quelle le viti?
Sono quelle nella spugna. Lo sapevo! Sono più lunghe. Pumpa ha sbagliato, ragione io. Ho sbagliato! Sì, vorrei mettere quelle di serie che... Dai. Meno male che c'è Pit Stop Italia qui, ragazzi, perché... Qua se lasciamo il Pumpa da solo è rovinato, eh. Ok. Per una volta che so le cose io. Visto che devo tenere... Eccola. Quanto sono bravo con le mani. Ok. Guarda che bella quella vite fatta apposta per la Popov che hai preso. Sembra quasi che te la danno nel kit. Ma vediamo Allora- come sono state messe bene queste viti indicate da... Cioè, non voglio prendermi i meriti per questo lavoro che ho fatto quasi tutto da solo. Però ce li hai, effettivamente. Questo è Pit Stop Italia. Stop Italia. Quindi, come suggerito dal nostro buon Pete, ci siamo preparati con le viti corrette, che non sono quelle originali a Torx, ma sono delle Bruegel M6 con chiave Bruegel da 5, fornite nel kit del distanziale. A questo punto, con il pacco tenuto così... Con il pacco tenuto con così? Il pacco... Ma scusami, cioè... Ma perché hai dovuto chiamare pacco? No, non abbiamo neanche iniziato a monetizzare, già ci tolgono tutto. Il Ci pacco. bloccheranno il video. Controlliamo che sia abbastanza pulito. Lo tengo in mano, il pacco. Sta diventando Porn Stop Italia. Wow. Grande. Anche i piatti. Ragazzi, abbiamo effettuato il lavoro, soprattutto io, un po' anche Pumpa è stato bravo, sì, come sempre, ma la maggior parte ho fatto tutto da solo. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, è importantissimo, è sempre gratis, ve lo ricordo, quindi se lo fate non vi tolgo soldi, anzi magari li guadagnate, vi porto fortuna, chi lo sa, no? Sì, perché no? Assolutamente. Ogni lunedì facciamo uscire un video, mi raccomando, iscrivetevi, mettete like al video e scrivete qualche commento di cosa pensate di questa blow off. Se avete dei suggerimenti, dei modi più semplici per fare questo lavoro, scrivetelo nei commenti e poi vediamo cosa vediamo, abbiamo già montato. Però Ciao. comunque ditecelo. Ciao ciao!